il più agile, il più potente e il più veloce. Questi sono i dettami con cui è stato costruito il nuovo Isurus i30 by Tesoro Yacht di oggi. Sono ad Alicante per testarla. Questo è The Boat Show. Il concetto è quello di una supercar, super prestazionale ma con tanto comfort a bordo, quindi prima di accendere il motore andiamo a scoprire il layout di coperta. A prua un sofà a ferro di cavallo ospita fino ad 8 persone e diventa un grande prendisole grazie alla discesa elettrica del tavolino. Su una barca così estrema questo dettaglio è fondamentale, un tienti bene che corre lungo tutto il capo di banda. Oltre agli step, ai motori e alle linee aggressive, da cosa si denota che una barca è stata costruita per spingersi oltre ogni limite? Beh, dalla solidità delle strutture e delle sovrastrutture. Come vedete il design di coperta della versione 0 dell'Isurus i30 è minimale, quasi estremo per ricercare le massime prestazioni possibili e infatti anche dentro non c'è niente. Beh, il cantiere però è pronto ad esaudire ogni richiesta armatoriale, come per esempio predisporre una cabina e un bagno sotto coperta o un allestimento completo della barca per il fishing. Ora però, banda alle ciance, io voglio davvero vedere come naviga questo nuovo Isurus i30. Agile, potente e veloce. Beh, sembra una cosa facile, ma in realtà riuscire a costruire un'imbarcazione di queste dimensioni, così agile, così potente e così veloce, beh, non è una cosa da tutti. Tesoro Yacht infatti ha deciso di dividere la produzione in due maestranze diverse, cioè Tesoro Yacht e Isurus by Tesoro. Isurus è un cantiere dentro il quale ingegneri e operai lavorano appositamente solo su questo progetto. Potrebbe essere considerata la divisione super sport del cantiere spagnolo. Questa unità è la numero 1 e lo scafo è in vetro resina, l'hard top invece tutta la sovrastruttura è totalmente in fibra di carbonio. La possibilità di avere anche lo scafo in carbonio naturalmente esiste. Quello che mi ha stupito è la gestione dei pesi di questa imbarcazione. Ogni cablaggio, ogni accessorio è stato ponderato e misurato dagli ingegneri prima di essere messo a bordo. Oggi il mare non è dalla nostra, comincia a entrare tanto vento qua ad Alicante, ma per chi conosce questo posto è una cosa normale. E io venendo qua, sapendo di provare questa barca, beh, un po' lo speravo, perché questa carena è fatta apposta per poter navigare in ogni condizione meteo. Sarà difficile toccare realmente la velocità massima, ma come sempre ci proveremo. L'unità che stiamo testando è la numero 0 degli Isurus i30. Possiamo dire è il loro primo prototipo, ma è un prototipo che già è stato costruito pensando ad ogni minimo dettaglio. Vuole essere la barca più veloce del mondo nella sua categoria, un central console di meno di 10 metri. Sapete cosa vuol dire Isurus? Isurus è il nome scientifico dello squalo Mako, che è lo squalo più veloce al mondo. Tra poco vedremo se questo nome si addice a questa nuova imbarcazione by Tesoro Yacht. La forma della carena è una forma sicuramente giusta per arrivare a questo obiettivo. Il dead rise è di 23 gradi, quindi una chiglia molto profonda. E poi, se la guardate dall'alto, questa barca sembra davvero un proiettile. Da prua verso poppa lo sbasamento è davvero pronunciato, entrando in acqua con un angolo molto fine e avendo invece tanto volume sui mattoni che sostenta la barca nel momento della discesa sull'onda, apre l'acqua e la deflette all'esterno dell'imbarcazione. Una cosa molto interessante è l'altezza delle murate rispetto al piano di calpestio del walk around. Questo dà molta sicurezza a chiunque si trovi a bordo. Comunque a 70 nodi, beh, vi consiglio di stare seduti qua vicino al pilota.
Però adesso è arrivato davvero il momento di testare questa imbarcazione. Questo è il momento che io preferisco. Quindi ci mettiamo con il mare in poppa, vento è a favore e cominciamo a far uscire bene in planata questa nuova Isurus i30. Oggi sullo stretto di poppa abbiamo due Mercury Verado da 400 cavalli racing. Che ne dite? 800 cavalli, basta. Appena do un pochino di gas la barca esce immediatamente dall'acqua e tira subito giù il naso. Adesso i flap non servono più. Anzi, con il mare in poppa ho bisogno di fare alzare la prua. Il mare comincia a farsi mosso, le onde crescono, ma la navigabilità di questa barca continua a rimanere davvero impressionante. Ogni volta che scende sull'onda il grande volume che ha prua la fa alzare e non si ingavona. Adesso però è il momento di avere lo stacco di massa sempre allacciato, la mano sulla manetta e l'altra sul volante. 3500 giri minuto per motore, stiamo consumando 36 litri all'ora per motore e stiamo facendo 30 nodi, però sembra veramente di stare fermi. Cerco di ridossarmi dietro a un piccolo capo per riuscire ad aprire tutto il gas e vedere che cosa può fare questa imbarcazione. La carena è abbastanza particolare con un grande start centrale. Qui le onde scompaiono, siamo ridossati, quindi è il momento di goderci il rumore dei motori. Gas tutto aperto. Sentite i motori come cantano! 5100 giri, stiamo facendo già 40 nodi. Il cantiere dichiara che con questa motorizzazione possiamo arrivare a toccare i 70 nodi, quindi oggi ho due obiettivi. 1. Raggiungerli. 2. Superarli. Giri, 60 nodi. Possiamo andare a lavorare un po' di power lift adesso. Ok, 6300 giri, 64 nodi, ancora un pochino. 6500 giri minuto per 71 nodi, incredibile! Isurus con Tesoro Yacht voleva fare il Central Console entro 10 metri, più veloce al mondo. Beh, sinceramente non so se ce l'hanno fatta, ma questo gioiellino va davvero benissimo!